Buongiorno a tutti, allora oggi è il 21 di maggio in una primavera che finora ha stentato a decollare, nella quale probabilmente tutti i soldi spesi per l'impianto di irrigazione vi saranno sembrati peggio spesi della vostra vita, ma a breve vi ricrederete. E se come me avete bisogno di un nuovo timer per l'irrigazione, vi parlo di quello che mi è appena arrivato. Si tratta del duplo della Clever. Ne ho già un altro che sta attaccato sotto al rubinetto del giardino da ormai 3 anni e si è comportato molto bene, per questo ho deciso di acquistarne un altro e ve ne parlo un po' in questa breve recensione. Ok, andiamo ad aprire la confezione e da estrarre fuori. Innanzitutto parliamo del design, che a me piace molto, poiché questo cubetto è molto carino e non disturba, attaccato sotto al distributore a 4 vie. Sotto vediamo le partenze delle 2 linee con innesto rapido. Premendo questi 2 pulsanti abbiamo accesso al vano batteria. Ecco, qui apprezzo molto il fatto che non ci siano viti o vitarelle da svitare per poter inserire e cambiare la batteria. È molto rapido e intuitivo. La batteria da 9 volt si inserisce nel suo alloggio adibito e poi si riaggancia. Semplicemente. Una volta inserita la batteria, il piccolo display si accenderà e ci verrà richiesto di inserire l'orario corrente, quindi premiamo Enter e andiamo avanti fino all'ora che desideriamo impostare, in questo caso le 14. Ok. E poi confermiamo con il tasto OK. A questo punto ci chiede di selezionare il giorno della settimana. Oggi è un venerdì, quindi inseriremo il giorno numero 5. Ora andiamo a vedere quella che è la vera e propria programmazione. Scorrendo con il tasto avanti abbiamo l'inizio dell'irrigazione della linea 1, cioè la linea A, che è riportata anche qui sotto. Quindi andremo a selezionare con OK l'orario di apertura, che saranno, mettiamo, le 5 del mattino, e selezioniamo OK. Ancora spingendo in avanti impostiamo l'orario di chiusura dell'irrigazione numero 1A. Diciamo che la vogliamo chiudere alle 5:10. Ok, quindi la nostra prima linea partirà dalle 5 alle 5:10. Selezionando ancora il tasto avanti abbiamo l'apertura della seconda linea. Dal momento che premiamo Enter, lui inserirà direttamente il primo orario disponibile dalla chiusura della prima linea, quindi dalle 5:11. Ok, e lo chiuderanno alle, mettiamo, 5:21. Ok, così facendo possiamo procedere ad impostare le successive 2 irrigazioni all'orario che più ci fa comodo. Infine ci verrà chiesto di selezionare il giorno o i giorni in cui desideriamo irrigare o meno. Quindi potete deselezionare i giorni in cui non volete irrigare, oppure selezionare il giorno in cui volete che l'impianto si accenderà. Fatto questo, premete Exit e tutto ritornerà al menu principale. Qui vediamo una funzione molto interessante, cioè quella di poter avviare in qualsiasi momento una singola irrigazione di una delle 2 linee, senza modificare il programma che abbiamo impostato. Premendo il pulsante indietro dalla schermata dell'orologio possiamo avviare una irrigazione per un tempo preimpostato di 15 minuti, che tuttavia possiamo modificare oppure interrompere in qualsiasi momento.
Questa funzione torna molto utile durante le operazioni di manutenzione o anche per un semplice controllo visivo dell'impianto, in quanto se come me irrigate solamente la mattina presto, rischiate di non vedere mai l'impianto in funzione e quindi di non accorgervi di eventuali malfunzionamenti. Vediamo rapidamente l'operazione di installazione. Io preferisco prima avvitare il supporto e poi andare a stringere sotto il nostro timer. Ok, vediamo qualche differenza fra quello nuovo e quello montato 3 anni fa. Vediamo che si è mantenuto in perfette condizioni, tranne forse per la scritta che con il tempo, l'acqua e il sole si è un po' scolorita. Anche il colore è un po' sbiadito, ma per il resto il funzionamento è esattamente efficiente, tranne per la batteria che vediamo quando è scarica viene segnalata in questo modo, e inoltre l'orologio non è più disponibile. In conclusione parliamo un po' del prezzo. Attualmente su Amazon oscilla fra i 65 e i 75 euro, prezzo un po' alto per un timer di irrigazione, ma se paragonato ad attrezzi di fascia medio-bassa tipo questo è quello che sono andato a sostituire con il nuovo Duplo, che comunque vi costano dai 40 ai 50 euro, vediamo che la differenza non è poi così alta, anzi è sicuramente ripagata dalla possibilità di effettuare più irrigazioni nelle stesse 24 ore, condizione assolutamente necessaria in tutte quelle operazioni di semina o risemina nelle quali è necessario mantenere il terreno costantemente umido, e nonché dalla possibilità di far partire in qualsiasi momento una singola irrigazione senza dover per forza andare a modificare il programma preimpostato. Per il momento non ho altro da aggiungere. Se questo video vi è stato utile vi invito a lasciare un bel like ed iscrivervi al canale, poiché questo è un canale molto piccolo ed ogni like ha un grande peso. Grazie e al prossimo video. And I think to myself, what a wonderful world.